Oggi andremo a vedere come routare un Samsung Android, nello specifico un Galaxy Ace Plus, che nome in codice per lo sviluppo GTS7500. In più andremo ad aggiungerci un CVM Recovery. Allora, la prima parte la passeremo sul dispositivo, dato in dotazione da un mio collega, e successivamente andiamo a scaricare tre file dal nostro PC che ci serviranno appunto per il root. Per prima cosa dovremo andare sulle impostazioni, andiamo sulla penultima opzione sviluppo e andremo a spuntare la prima voce del debug USB, dunque modalità debug quando è connesso in USB. Il passo successivo da fare è andare ad avviare il terminale per poi andare a seguire la funzione download mode. Bene, spento il dispositivo, dovremo andare a pigiare il tasto centrale, quello di spegnimento, e poi dovremo andare infine a pigiare il tasto del volume meno. Dunque contemporaneamente eseguiamo questa funzione. Come vedete all'inizio vibrerà il cellulare e vi apparirà un messaggio dal boot dove noi dovremo andare a selezionare la prima opzione, cioè di continuare, e non vi preoccupate dell'indicazione e delle avvertenze perché è tutto nella norma. Dunque, per prima cosa andiamo a fare volume up e qua dovremo collegarlo al nostro PC. Collegato il terminale al nostro PC, dovremo andare a linkarci nei tre link in descrizione che metterò tre file che ci serviranno per il routing. Dunque il primo sarà appunto routing, il secondo Odin, che è quello che useremo maggiormente, e il recovery. Bene, una volta scaricati i nostri tre file, che avranno un peso minimo di qualche megabyte, per comodità potete andare a creare una nuova cartella e andarli ad introdurli, però per far prima andiamo direttamente ad eseguire quello che dobbiamo fare. Dunque andiamo ad eseguire l'eseguibile Odin versione 3.07. dovrete lasciare le spunte auto reboot e freset time e dovremo andare a selezionare PDA e cercare questo file, il clockwork mode. Lo apriamo, come vedete ho un'esezione.tar, ed infine cliccare su start. Dovrete aspettare alcuni secondi e dopo un determinato periodo vi verrà il messaggio pass. Dunque è una conferma dell'esecuzione riuscita positivamente. Una volta segnalato il pass, il dispositivo si riavvierà automaticamente e dunque ora potrete benissimo scollegare il vostro cellulare. Ora dovremo avere a disposizione una micro SD e la colleghiamo attraverso un adattatore al nostro PC. Andiamo ad aprire la nostra micro SD, andiamo a copiare in uno dei tre file il primo, il routing. Una volta copiato l'archivio RAR, possiamo andare a rimuovere la nostra micro SD e andarla a mettere nell'apposito alloggiamento del nostro terminale. Spegnete il vostro dispositivo ed ora dobbiamo andare nella modalità recovery. Per andarci dovrete in pratica premere tutti i pulsanti, dunque il pulsante di accensione, il pulsante home, il pulsante volume meno e il pulsante volume più. Una volta avviato nel recovery mode, come vedete appare una serie di opzioni. Dunque vi dovrete spostare semplicemente utilizzando i tasti di volume più e volume meno. Per dare conferma invece il tasto home.
dovremo andare a fare la seconda opzione, install zip from SD card. Scegliamo sempre la prima opzione, choose zip from SD card, e andiamo ora a selezionare, dopo una serie di no, andiamo a confermare con yes install routing. Una volta finita l'operazione, possiamo andare indietro col tasto di accensione e poi riavviamo il dispositivo con il tasto home. Una volta avviato il dispositivo, come vedete nella lista delle applicazioni troveremo una nuova applicazione chiamata Super User, che dà la conferma che il root è stato effettuato con successo. Questa applicazione serve per gestire appunto le funzioni di root, dunque i permessi che possiamo avere con il dispositivo. Premetto che all'avvio del nostro terminale è cosa normale se trovate un segnale di avvertenza giallo che indica che il dispositivo è stato rootato.